Ciao a tutti e bentornati alla baita. Facciamo piccola premessa: come la volta scorsa facciamo questo video per dare delle spiegazioni più che altro tecniche. Questa volta non trattiamo di salute, lasciamo stare. Stiamo bene, vorremmo trattare delle cose tecniche, lo vogliamo fare comunque in italiano per poter far vedere diciamo le nostre emozioni, se ci capita di dire qualcosa in particolare, perché poi Monica preferisce diciamo l'italiano per spiegarsi meglio. Ringrazio tutti quanti per la preoccupazione che avete mostrato nei miei confronti per la caduta. All'inizio non volevo postarla, poi Monica ha detto beh, è comunque un vlog e quindi va. Noi mostriamo la nostra quotidianità, sì, quello che accade nel bene e nel male. Sì, è stato abbastanza frustrante perché io ho svolto un lavoro molto tecnico per tanti anni, e 25 anni, ho avuto anche per 20 anni l'abilitazione al lavoro in quota, quindi le imbracature, tutto non sono cose per me nuove, però la scala è bellissima da vedere, però mi ha tradito. È vecchia a 100 anni. Sì, ha più di 100 anni e nonostante sia fatta di castagno, che è uguale ad averla di ferro, però i gradini sono molto piccoli. È stato in parte un errore mio perché mi sono un attimino spostato di lato, poi lì la scala si è un po' ha avuto una torsione, poi sono andato giù un po' troppo velocemente, ha ceduto un gradino, si sente un crack e niente, sono atterrato sul mio lato migliore. Quindi questo è. Mi scuso così per il video corto di settimana scorsa, un po' corto perché ho dovuto riprendermi dalla caduta, perché poi sono venute fuori alcune botte alla schiena eccetera, e quindi il capo cantiere qua a fianco mi ha detto non si lavora, si sta a riposo, e quindi abbiamo colto l'occasione per portare avanti diciamo il nostro progetto per quanto riguarda il vendere quelle che sono le nostre cose più superflue di abbigliamento, di arredamento, tutto quello che non può entrare fisicamente qui dentro, per prepararci un giorno, si spera l'estate prossima, ad un eventuale probabile trasferimento. Detto questo, volevo cercare di darvi qualche spiegazione tecnica su quanto è grossa questa unità della baita e perché non la uniamo con l'altra parte. Allora, la stanza in cui ci troviamo è 4 metri per 3, quindi è difficilissimo fare qualsiasi cosa, perché se si tirano giù le brande si deve volare. Io comunque ho sempre tenuto qua un angolo dove non ho inquadrato, ma dove ho tutti gli attrezzi eccetera, quindi non è semplice girarsi in poco spazio così. E quindi sono 4 metri per 3 l'unità dove siamo, e molti ci hanno chiesto come mai non la uniamo all'unità grande. Allora, prima di tutto perché, come abbiamo già detto la volta scorsa, questa unità deve servire un po' come una sorta di capanna, di tenda, di appoggio per poter poi partire a ristrutturare tutto quanto e quindi insediarsi con l'orto, eventuali animali e via dicendo. A noi piace fare le cose senza fretta. Qualcuno ci dice che siamo poco wild perché comunque sia ci siamo ritagliati dei comfort, ma sinceramente, come abbiamo detto nell'ultimo video parlato, noi non siamo più ragazzi di 20 anni e quindi, soprattutto la nostra salute purtroppo ha delle esigenze, ecco. E quindi questo è. Stiamo per fare il bagno, è difficile trovare delle priorità in questo momento perché una cosa che non avevamo calcolato è che probabilmente avremo bisogno di una porta a vetri o qualcosa di simile, anche se non utilizzerò dei vetri veri e propri, ma del vetro sintetico, quindi dell'acrilico, del policarbonato, perché
qui è buissimo durante tutto il giorno. Questo cosa significa? Significa che per fare qualsiasi cosa bisogna accendere 2 o 3 luci. 2 o 3 luci significa consumare circa 17-19 watt di potenza. Attualmente abbiamo 3 piccoli sistemi di solari che si alimentano alternatamente dagli stessi pannelli e che ci forniscono l'energia sufficiente per fare i lavori. Questo se abbiamo almeno un paio di giorni di sole continuatamente, perché se no anche nel giro di 24 ore consumiamo tutte le batterie, perché tra usare qualche attrezzo elettrico, tra l'illuminazione, finiamo per consumare tutto. Anche se sembra poco dire spendiamo 17 watt, poi di solito adesso stiamo filmando, quindi ci sono un po' di luci accese, se no ce n'è una, quindi siamo a un consumo di 6 watt, 7 watt, però finisce, perché noi ce l'abbiamo bisogno tutto il giorno quando lavoriamo all'interno. Quindi questo ci ha portato a pensare di poter realizzare esternamente alla porta d'ingresso una porta a vetri anche temporanea, per poter far filtrare della luce e comunque mantenere anche il calore, perché in questi giorni ancora durante il giorno si va sui 12-15 gradi, però presto si andrà anche durante il giorno verso i 4. Sì, perché l'inverno incombe e quindi le giornate si accorceranno, avremo sempre meno luce naturale durante la giornata. E purtroppo per avere un po' di luce naturale qui dentro dobbiamo comunque tenere la porta aperta. E perciò va bene finché ci muoviamo, lavoriamo, però quando capiterà la giornata di realmente fredda con delle nuvole eccetera, con un'umidità elevata, avremo una dispersione di calore per poter far filtrare la luce. Questo non è ammissibile per poter stare qui a lavorare. Perciò abbiamo intenzione di creare questa cosa che si accavalla a tante priorità, che un'altra sono il bagnetto, il piccolo bagno che dobbiamo finirlo. Anche su quello abbiamo cambiato idea 100 volte, fa niente, non diciamo perché. Le piastrelle, i sanitari, che cosa, le pareti, mettiamo la doccia o non mettiamo la doccia. Sì, alla fine siamo andati a farci un giro in un enorme store di camper e roulotte, siamo entrati e abbiamo preso un po' spunto e alla fine abbiamo cambiato idea, penso per la 100ª volta. Comunque poi lo vedrete in video, perché anche quello è da fare. Tenete conto che noi abbiamo creato una casa in 12 metri quadri, cioè siamo diventati più bravi degli architetti di Ikea, sì. Praticamente, che creano un appartamento in 40 metri quadri, sì. Noi siamo riusciti in 12. Sì. 12 metri quadri c'è quasi tutto. Stiamo aspettando alcuni pezzi di collegamento per completare la cucina, quindi abbiamo colto l'occasione di cucinare in esterna per poter dare modo anche ai materiali di posarsi, quindi alla colla per le pietre. Questa volta ho usato la colla di fissarsi, le fughe e quant'altro, perché comunque sia far asciugare qualcosa nelle pareti di pietra è un processo molto lungo e dipende anche tanto dal meteo. Se ci vogliono anche un paio di giorni, la percentuale di umidità soprattutto. Sì, e poi ci vogliono anche un paio di giorni per asciugare un piccolo pezzo, così se poco il clima da umido e pioggia. Detto questo, ci hanno chiesto tante persone come mai non uniamo le due unità. Allora, questo è un po' per volere nostro, perché vogliamo anche in futuro mantenere questa come una dependenza indipendente, nella speranza che figli, sorelle, suocere, genitori, quant'altro, qualche amico ci possa magari venire a trovare, passare le vacanze qui da noi, sì, e quindi avere una propria indipendenza. Sì, e quindi questo è una delle nostre intenzioni. La parte tecnica è che la parete
che confina con l'altra unità è spessa circa 50-60 centimetri. Quindi la rimozione delle pietre, si tratta di rimuovere una parete portante, sì, è una tonnellata e mezzo di pietre. Sicuramente si tratta di puntellare, è un lavoro molto 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 complesso, e per poi insomma aggiungere 12 metri quadri a un'unità che, anche se voi non l'avete vista, la vedrete presto, perché stiamo per metterci mano a livello di laboratorio per quanto riguarda una piccola officina e cose di questo tipo, di modo che qua lo terremo fatto e finito per dormire, mangiare, lavarci. Oggi abbiamo già iniziato a un pochino riorganizzare l'unità grande, non abbiamo fatto riprese lì dentro perché è veramente ancora troppo buio, non abbiamo nessun collegamento ancora di luce, batterie fotovoltaico, niente. E poi c'è anche tanto disordine che non è carino, sì, c'è sta veramente, non è carino da far vedere. No. Comunque questo è il motivo per cui non uniamo le due strutture, anche perché di là la struttura è molto grande, quindi aggiungere questi metri quadrati di questa unità è praticamente sarebbe inutile. Forse sarebbe più interessante, se non una dépendance, creare un laboratorio qua dentro. Noi siamo persone molto creative, quindi non vi sveliamo nulla, ma insomma ci diamo sempre da fare per creare qualcosa di personale. Vedete che io con le lampade stravedo per creare cose particolari. Poi un'altra... Tra l'altro diciamo pure che in passato, cioè qui mangiavano, questa era la cucina della famiglia, che veniva qui però solamente in estate, perché praticamente nell'unità grande non c'è un camino, non c'è una stufa, quindi loro mangiavano, stazionavano qui tutta la giornata e poi andavano a dormire. Nell'unità grande c'erano i letti praticamente. Sì, di là nell'unità grande c'erano i letti, l'unità grande è divisa su 2 piani, sotto c'era la stalla e sopra c'erano i letti, quindi gli animali un pochettino scaldavano durante la notte. Perché le assi non sono neanche squadrate, quindi si vede sotto, quindi loro ricoveravano gli animali all'interno e poi dormivano sopra di loro, mentre questa era considerata la cucina. Perché questo viene chiamato alpeggio. Spieghiamo magari alpeggio cosa significa, no? Perché qui non è che la gente ci viveva in pianta stabile. No, portava gli animali dalle loro tenute qua a pascolare. All'inizio, in estate, all'inizio questi posti non avevano un albero, erano montagne prettamente erbose, erano pascoli, quindi gli animali potevano girare. Poi nell'arco dei decenni si è popolato di alberi. Proseguo dicendo che la strada è sempre una delle nostre priorità, però è difficilissimo capire come fare. Forse ho trovato una persona che ci può portare un escavatore qui, però si parla della primavera prossima, quindi fino a quel momento, ammesso che non mi decida a tirare giù alcuni tronchi per passarci con la macchina, però non è sicuro in alcuni frangenti e comunque non possiamo arrivare qua in sicurezza. Quindi, diciamo che 2 anni fa 2 o 3 volte ci siamo arrivati fin sopra ci siamo arrivati, poi è finita di franare un pezzettino di strada con le varie piogge. Qua ci sono state sempre alluvioni, anche settimana scorsa centro-nord Italia è stato flagellato da altre alluvioni, quindi non siamo più capaci di far fronte alle grosse quantità d'acqua che cadono, e cadono improvvisamente, magari in breve tempo, e quindi il territorio cambia costantemente. Detto questo, parcheggiamo circa un 200-250 metri dalla casa, quindi tutto il materiale va portato a spalla. Abbiamo degli zaini con cui portiamo le cose, molte volte in video ve l'ho fatto vedere. Cerchiamo, diciamo, di semplificare un pochino il tutto, no? Però quando ci sono le forti piogge parcheggiamo ancora, lasciamo la macchina ancora più lontano, circa un 400-500 metri dalla baita, perché c'è un punto veramente pericoloso che
scivoloso, si asciuga bene quando c'è il sole, sì. Quindi poi non rappresenta più un problema, però viene giù parecchia acqua quando c'è pioggia e perciò bisogna stare attenti. Queste erano alcune cose che volevamo ribadire tecnicamente. Sì. Per quanto riguarda gli alberi, allora noi ci dobbiamo scaldare prima di tutto. Cioè sarebbe anche assurdo con tutta questa legna che abbiamo qui intorno andarla a comprare, no? Prima di tutto. E poi noi, visto che abbiamo fatto la scelta di venire a vivere in mezzo alla natura, non la vogliamo deturpare. Quindi che cosa facciamo? Ci sono tante piante malate qui che voi non vedete e che magari dove è difficile anche portare la fotocamera quando tagliamo. Sono alberi malati. Noi come facciamo ad accorgercene? Innanzitutto perché in estate magari tutti gli alberi tirano fuori le meravigliose chiome di foglie, sì. Ce ne sono alcuni che tirano fuori veramente... Li si vede dal tronco, sì. Da come sono soffocati da altri alberi, da alcuni rami. Noi... Anche se tagliamo una pianta, se mi vedete tagliare una pianta che è ancora verde eccetera, se poi notate quando io vado a stoccare la legna, 9 volte su 10 l'interno del tronco è già morto perché praticamente è scuro, sta marcendo. Questo lo facciamo anche per tenere il bosco di Faggi, che è un bosco bellissimo, quello dove ho fatto vedere quest'estate alcune escursioni, dove i faggi sono in ottima salute, però non vogliamo che quelli malati, quelli che magari hanno qualche parassita, possano contagiare quelli vicini. Questo è uno dei motivi perché ogni tanto tiriamo giù qualche pianta morente e quindi la facciamo seccare. Altri alberi sono proprio già secchi, evito di tirarli giù perché ne tiro giù il necessario, perché non avendo avuto tempo per fare una grande scorta di legna preferisco lasciarli in piedi che dopo una pioggia si asciugano abbastanza bene, poi quando li taglio li lascio 1 mese e 2 in legnaia e anche se fa un po' di fumo la legna però è già buona per essere bruciata. Quindi noi non vogliamo di certo deturpare l'ambiente, anzi ci riteniamo ospiti degli animali qua, tant'è vero che all'inizio voi spesse volte mi avete detto perché non utilizzi attrezzi elettrici e cose di questo tipo. Io cerco di utilizzarli solo quando necessario ed evito la maggior parte delle volte perché non voglio fare rumore, non mi piace fare rumore e mi piace avere gli animali intorno perché la notte li sentiamo che vanno avanti e indietro, abbiamo tutti i sensori che ci descrivono su quale parte del perimetro della baita stanno transitando, però chiaramente già iniziare a insediarci qua significa fare degli odori cucinando. La legna bruciata, la cenere è una cosa che tiene lontano sicuramente, quindi la legna non è perfettamente stagionata, quindi ogni tanto fa un po' di fumo, perciò questo gli animali sicuramente non lo gradiscono. Qualche lavoro sicuramente settimana scorsa quando ho bucato una delle grosse pietre si è sentita per tutta la valle e quindi noi cerchiamo sempre di fare poco rumore perché ci piace di non inquinare in nessun modo l'ambiente circostante. Quindi queste erano un po' alcune spiegazioni che volevamo darvi per cercare di far seguire il canale nel miglior modo possibile, quindi anche quando ci vedete muoverci in piccoli spazi o magari portare le cose a spalla, sapete già il perché. Ci piace tantissimo interagire con voi, cioè noi non abbiamo mai creduto nei social network come un senso unico perché allora uno inizia ad avere tanti follower, allora non risponde più. Noi leggiamo tutto, assolutamente, clicchiamo il like, il cuore, quello che è, cerchiamo di rispondere a più persone possibile a seconda dei nostri impegni eccetera eccetera
e ci ricordiamo anche dei nomi delle persone, e quindi i follower che ci commentano proprio dei primissimi passi. Ormai è una community, no? È una big family. Sì, li riconosciamo, perciò qualsiasi cosa scrivete noi la notiamo, sicuramente la seguiamo e ci piace interagire, perciò sentitevi parte anche un po' di questa cabina, di questa baita. Hanno anche chiesto come mai questo rosso nella natura wild. Che vedevo dire, la prossima volta mi faccio verdi e così. No, rosso va bene perché la trovo in fretta. Io sono rossa naturale, vedete? Sì, questo è il mio colore di capelli. Bene, qui abbiamo finito la serietà, perciò per stasera state generando, quindi per mantenere un po' di serietà e di tono wild sul canale vi salutiamo, buonanotte, buongiorno, tutto quello che volete. Ciao.